Ciao a tutti e bentornati, io sono Alessia e questo è il mio canale. Innanzitutto ci tenevo tantissimo a ringraziare tutti quelli che si sono iscritti al mio canale e che stanno seguendo i miei video e soprattutto tutti quelli che hanno trovato il tempo per commentare sotto i miei video, portando qualcuno anche la sua testimonianza. Vi ringrazio tantissimo, davvero di cuore. Ogni settimana parleremo dei casi che mi hanno più colpito, saranno casi di cronaca nera, di paranormale o comunque tutte quelle storie che sono avvolte nel mistero. Ma amici, iniziamo subito con il caso di oggi. Credo che sia uno dei casi più terrificanti che io abbia mai seguito, perché è legato veramente ad un trauma che nessun genitore dovrebbe mai vivere: la scomparsa del proprio figlio. Sto parlando di Madeleine McCann, meglio conosciuta come Maddie, la bambina che scompare nel nulla all'età di 3 anni il 3 maggio del 2007 mentre si trova in vacanza con la sua famiglia a Praia da Luz in Portogallo. Praia da Luz si trova nella regione dell'Algarve e l'Algarve è una regione proprio situata nella parte più meridionale del Portogallo. La sua principale risorsa economica è proprio il turismo, per via delle sue spiagge e del clima mediterraneo. È meta di vacanza soprattutto per i turisti stranieri e quelli provenienti principalmente dalla Gran Bretagna. Le abitazioni si trovano principalmente lungo la costa, mentre all'interno la regione è ancora molto rurale con diverse zone boschive. Ma iniziamo subito con la storia della piccola Maddie. Kate e Jerry McCann sono di Leicester ed entrambi medici. Kate è un medico sportivo e Jerry è un medico chirurgo. Per anni cercano di diventare genitori, ma senza successo purtroppo. Con la fecondazione in vitro riescono a realizzare il loro sogno e nel 2013 nasce la loro piccola Madeleine. Poco tempo dopo avranno anche 2 gemelli, Sean ed Emily. A fine aprile del 2007 i McCann, insieme ad un numeroso loro gruppo di amici, con anch'essi dei figli al seguito, decidono di trascorrere qualche giorno di vacanza in tutta serenità e tranquillità in Portogallo, precisamente all'Ocean Club Resort a Praia Luz, arrivando lì il 28 aprile. Praia da Luz è una cittadina molto affascinante e tranquilla, un'ottima meta di vacanza per le famiglie e anche per gli anziani, per tutti quelli che ricercano nella vacanza molto relax, ottenuto di certo dall'atmosfera molto calda di questa cittadina e anche il fatto che sia un luogo poco caotico. La sera del 3 maggio però accadrà qualcosa di veramente terribile che sconvolgerà per sempre le loro vite. I genitori raccontarono che quella sera lasciarono Maddie con i fratellini in camera che dormivano tranquilli, senza sorveglianza, mentre loro cenavano al tapas. Per loro i bimbi erano al sicuro perché avevano deciso che ad intervalli regolari di 20 minuti circa uno dei genitori sarebbe andato a controllare che era tutto a posto, ed era anche una cosa che avevano fatto altre volte con i loro amici e comunque non era mai accaduto nulla di male. Il resort offriva anche un servizio di babysitter notturno, di cui loro però non usufruirono per via del fatto che fosse distante dal ristorante, mentre il tapas era molto più vicino e quindi potevano controllare i bambini molto più spesso. Alla luce di quanto emerso dopo, però, in molti si chiesero se quello non fosse stato un gesto troppo azzardato e pericoloso, lasciare incustoditi dei bambini così piccoli, dove anche in pochi minuti sarebbe potuto capitare qualcosa. Non lasciò indifferenti le persone. L'appartamento dei McCann era al piano terra, lato strada, con 2 entrate, una principale e l'altra sul retro, e la camera dei bambini dava su una finestra proprio affacciata sulla strada. Secondo i turni di controllo, Jerry è il primo ad alzarsi verso le 21. Dice di essere entrato dalla porta principale, ha controllato i bambini che dormivano profondamente e poi ritorna al suo tavolo. Il secondo turno doveva essere fatto da Kate, ma un loro amico, Matt, si offre per andare al suo posto verso le 21:30. Entra in casa e trova la porta della cameretta leggermente
aperta e si accorge anche di una luce che arriva dalla finestra, notando che la persiana era leggermente sollevata. Sente anche un rumore, come se qualcuno si fosse rigirato nel letto. Pensando sia tutto ok, non entra del tutto in camera, ma sbircia solamente. E anche lui torna al tavolo dicendo che era tutto ok. Il terzo controllo viene fatto da Kate alle 22 circa e qui, quando entra in casa, avverte subito qualcosa di strano. Nota una luce insolita che arriva dalla cameretta, dove trova la porta della camera completamente aperta, mentre doveva essere socchiusa dal racconto che aveva fatto Jerry, e una folata di vento che arriva dalla finestra della camera dei bambini la fa chiudere di scatto. Quando riapre la porta a fatica, Kate si accorge subito che Maddie non è nel suo letto, mentre i gemellini dormono invece serenamente. Kate è sconvolta e terrorizzata, tanto da scappare urlando verso il tapas, dove racconterà che Maddie non è più nel suo letto, che qualcuno l'ha portata via. Le persone che hanno sentito urlare questa donna ricorderanno un urlo animalesco, uno di quelli che ti rimane dentro per sempre. Quando Kate arriva al tavolo dove il marito e i loro amici stavano ancora cenando, arriva completamente fuori di sé dal terrore. Si alzano tutti e si precipitano all'appartamento, dove troveranno il letto vuoto di Maddie e i gemellini nei lettini da campo ancora addormentati. L'unica cosa che viene ritrovata nel lettino di Maddie è il suo pupazzino rosa dal quale lei non si separava mai. Il resort si allerta all'istante e chiama immediatamente la polizia del luogo. Molti turisti si uniscono alle ricerche. Cercheranno questa bambina dappertutto, nel bosco, in ogni angolo del resort, nei bidoni dell'immondizia, nei cespugli. Quando la polizia arriva, pensa subito al fatto che Maddie possa essersi allontanata da sola, perché magari si è svegliata ed impaurita nel non trovare i genitori, ha aperto la porta di casa ed è andata a cercarli. E che magari, molto probabilmente, Maddie si è solo addormentata sotto un albero. Le ricerche continuano, ma della bambina non c'è alcuna traccia. Quando la polizia entra nell'appartamento si rende conto purtroppo che la scena è stata troppo inquinata, perché troppe persone sono entrate all'interno della stanza e sarebbe stato difficile rilevare delle tracce attendibili. Jane, un'amica di Kate, si ricorda che verso le 21:30, vicino all'appartamento di Kate e Jerry, incrocia un uomo che cammina veloce. Sta attraversando la strada con una bambina in braccio. Questa bambina ha le gambe a penzoloni di lato perché molto probabilmente sta dormendo, ha un pigiama floreale ed è a piedi nudi. Jane non riuscirà ad identificare il viso dell'uomo poiché era di profilo. L'unica cosa che potrà dire era appunto come era vestito e che aveva dei capelli lisci con una riga di lato. Poco tempo dopo si presenterà un uomo che dirà che quella sera era lui quell'uomo che stava portando il figlio addormentato in stanza. Questa cosa è un po' strana secondo me, perché innanzitutto come mai il figlio era senza scarpe? Ho pensato che molto probabilmente si era avvalso del servizio di babysitter notturno e che una volta rientrato all'appartamento era passato a riprendere il figlio e che lo stava riportando in stanza. Il 9 maggio 2007 l'Interpol lancia l'allarme mondiale a tutti gli stati membri per la scomparsa di Madeleine McCann. La polizia giudiziaria investigativa del luogo era la massima autorità, tipo l'FBI, e conclude che Maddie è stata rapita. Le ricerche proseguono, vengono adottati anche dei supporti aerei e delle immagini della piccola Maddie cominciano a fare il giro del mondo e descrivono la bellezza di questa bambina. Capelli biondi a caschetto, circa 3 anni, con un pigiamino a floreale e soprattutto una caratteristica davvero importante che potrebbe essere d'aiuto nelle indagini ed è l'occhio destro, l'iride dell'occhio destro, perché ha all'interno una macchia inconfondibile. I McCann, grazie a delle conoscenze che avevano contatti con i media, riuscirono a portare il caso all'attenzione dell'opinione pubblica e questa cosa fece
abbastanza la differenza, perché le segnalazioni su Maddie furono davvero tantissime e da ogni parte del mondo. Le indagini proseguono e vengono ascoltati i McCain e i loro amici, ma nelle loro dichiarazioni c'è qualcosa che non quadra per gli agenti. Prima di tutto la visibilità dell'appartamento dei McCain dal tavolo del tapas. Non era così ben visibile il patio come avevano detto loro. Un'altra contraddizione sono la fa Jerry. Lui dice all'inizio che era entrato dalla porta principale, mentre poi dopo dirà che era entrato dalla porta sul retro, una porta che loro lasciavano sempre aperta. Un'altra cosa che non coincide sono gli orari dei turni di controllo. Se loro si fossero alzati ogni 20 minuti, come avevano dichiarato, ci sarebbe stato un viavai troppo importante che non sarebbe passato inosservato, cosa che comunque gli addetti al ristorante dichiarano di non avere visto. Adesso vi spiego per quale motivo gli orari non coinciderebbero secondo la polizia. Calcolando che per arrivare all'appartamento dei McCain a piedi ci si impiegherebbe circa 3 minuti, il tempo di controllare i bambini e di ritornare indietro al ristorante si perderebbero all'incirca 10 minuti. Questo vuol dire che 10 minuti dopo si sarebbe dovuto alzare qualcun altro per andare a fare il turno di controllo. E sarebbe stato davvero un viavai notevole, cosa che non c'è stata. Si calcola invece che i bambini rimasero da soli per parecchio tempo. Se vogliamo fare un'ipotesi noi, possiamo pensare che i McCain con i loro amici avrebbero calcolato i 20 minuti dall'arrivo al tavolo di ogni persona che aveva effettuato il suo turno. Quindi tra 20 minuti e 20 minuti si può pensare che i bambini siano rimasti da soli circa 40 minuti più o meno. Ma perché mentire su questo fatto? Probabilmente perché per la paura di essere giudicati male. Dal racconto di Kay emerge anche una cosa davvero particolare. Maddie quella mattina aveva chiesto alla mamma come mai la sera prima che lei e i suoi fratellini stavano piangendo, la mamma e il papà non erano lì con loro. Questo fa pensare che probabilmente i bambini si erano svegliati e avevano cominciato a piangere perché qualcuno era entrato già la sera prima all'interno dell'appartamento, magari per rubare qualcosa, ed erano stati disturbati proprio dal pianto di questi bambini. Questa è l'ipotesi che aveva fatto all'inizio la polizia. Secondo quindi il racconto che aveva fatto Kate, che quando era entrata in stanza aveva trovato la persiana completamente sollevata, la polizia pensa che qualcuno abbia appunto sollevato la persiana con le mani, si sia introdotto in casa e abbia portato via Maddie. Ma questa cosa della persiana completamente sollevata non viene confermata dalla polizia, che quando entra trova solo la serranda leggermente alzata. Quando fanno il rilevamento delle impronte, quello che è possibile fare, perché comunque ricordiamo che la scena era completamente inquinata, in molti erano entrati in quella stanza, l'unica impronta che si trova sulla serranda è all'interno ed è riconducibile al palmo della mano di Kate. Un certo Robert Murat, un residente del luogo che abita proprio lì vicino al resort insieme alla mamma, mi sembra, si offre come volontario per aiutare questa famiglia nelle traduzioni, perché lui parla fluentemente sia portoghese che inglese e vedendoli in difficoltà decide di dargli una mano. Ricordatevi di quest'uomo perché lo riprenderemo tra un po'. La polizia seguirà diverse piste. Si comincia ad avere il sospetto che qualcuno possa aver adocchiato Maddie nei giorni prima e lancia un comunicato a tutti i residenti e a tutti i turisti che erano stati negli stessi luoghi dei McCain, cercando di portare video, foto, alla ricerca di qualche presenza sospetta che avesse potuto adocchiare la bambina e poi pedinare la famiglia allo scopo poi di rapirla. Si farà anche un controllo su tutti i pedofili della zona.
Quindi a questo punto si seguirà anche la pista della pedofilia. In seguito ci fu una segnalazione su Maddie molto particolare. A Marrakech, in un distributore, una coppia con una bambina molto simile a Maddie entra all'interno. A colpire la proprietaria di questa stazione di servizio è proprio lo sguardo triste della bambina ed una frase che dice alla donna che era con lei: adesso posso vedere la mamma. Nei giorni successivi la donna aveva visto la TV e collegò la bambina che l'aveva colpita alla stazione di servizio a Maddie e dice al marito che secondo lei quella bambina è al 100% lei. Chiameranno subito la polizia spagnola e quella portoghese, ma non parvero molto interessati a questa notizia, probabilmente per le migliaia di telefonate che ricevevano e tutte le piste false che ogni giorno dovevano seguire, perché dichiareranno che Maddie era stata avvistata in diverse parti del mondo, a volte anche nello stesso momento. Mentre le indagini proseguono, qualcuno comincia a sospettare di Robert Murat, l'uomo che aveva aiutato i McCann con le traduzioni e che ad un certo punto arriva a diventarne anche il portavoce con la stampa. La curiosità di quest'uomo comincia ad insospettire le persone, tanto che arriva a diventare il colpevole perfetto. È separato, ha una bambina della stessa età di Maddie, ma soprattutto vive proprio vicino al resort. Viene interrogato, la sua casa viene perquisita, viene scavato nel suo giardino, vengono portati dei cani da rilevamento, ma non viene trovato nulla. La vita di quest'uomo diventa un inferno. I giornalisti si appostano a centinaia attorno alla sua casa, tanto che quest'uomo non riesce più ad uscire di casa perché viene assediato continuamente dai giornalisti. Verrà tacciato di essere il pedofilo che ha rapito Maddie e diventa di fatto il primo sospettato ufficiale per la scomparsa della piccola Maddie. Insieme a lui viene sospettato, ma non ufficialmente, anche il suo amico Sergej Malinka, l'uomo che stava costruendo per Murat un sito web. Quest'uomo verrà interrogato molto duramente dalla polizia, dichiarerà Malinka. Gli perquisiranno casa e gli porteranno via tutti i PC sui quali lui stava lavorando. Ma oltre al sito web, niente lo ricollegherà a Murat. Però c'è una cosa, una telefonata che fece Murat a Malinka la sera della sparizione di Maddie verso le 11:30 di sera. Questa telefonata però loro non hanno ricordo, quindi si ipotizza che Murat possa aver chiamato Malinka per sbaglio. Sugli hard disk che avevano sequestrato a quest'uomo la polizia trova delle immagini pornografiche, ma nient'altro. Oltretutto non si sa che appartenessero quelle immagini, sicuramente a qualche cliente. Malinka ne verrà fuori devastato da questa storia. Anche lui non riuscirà più ad uscire di casa, gli bruceranno addirittura la macchina sotto casa sua e sul marciapiede di fronte casa con una scritta rossa gli verrà detto parla, ma per mancanza di prove sia Murat che Malinka verranno scagionati da tutte le accuse. Il tempo passa e dopo ulteriori indagini la polizia comincia ad avere il sospetto che forse Maddie potrebbe essere morta nella sua stanza e ad attestare questa ipotesi è stata la presenza dei cani da cadavere e da sangue. 2 cani vennero portati lì, uno per rilevare i liquidi corporei che rilascia appunto il corpo dopo la morte e l'altro per rilevare la presenza del sangue. Arrivano all'appartamento dei McCann all'interno del resort questi 2 cani. Il primo che viene fatto entrare è il cane da cadavere, che fiuta delle tracce dietro un divano e all'angolo della camera da letto principale. Il secondo cane è quello da sangue e anche qui fiuterà delle tracce di sangue su alcuni indumenti e sul pupazzetto rosa di Maddie. Il cane da cadavere fiuterà anche una traccia nell'auto dei McCann. La fiuterà nella portiera a lato del conducente, mentre il cane da sangue fiuterà anche lui una traccia
nel bagagliaio all'angolo della parte destra. Si deciderà quindi di portare i cani a fiutare l'odore su alcuni abiti dei genitori e il cane da cadavere troverà delle tracce sugli abiti di Kate. Quindi su queste tracce che verranno rilevate verrà effettuato il test del DNA che darà poi conferma che poteva essere compatibile con quello di Maddie. E qui la polizia comincia a sospettare dei genitori e si faranno delle ipotesi. Forse Maddie è morta all'interno della sua stanza dopo un'overdose di farmaci, magari dei sonniferi dati ai bambini per poter dormire. Gli agenti ricordano di un fatto particolare. Quella sera, quando sono arrivati all'appartamento, i gemelli dormivano molto profondamente, nonostante tutto il frastuono che c'era all'interno di quella casa. E questo fa scattare l'allarme, fa pensare che molto probabilmente i bambini siano stati sedati con qualche farmaco. Maddie quindi potrebbe aver perso la vita accidentalmente quella notte e magari i genitori hanno nascosto il suo corpo da qualche parte. Si decide di porre sotto interrogatorio Kate. Il primo durerà circa 11 ore e qui Kate negherà tutto, con tutte le sue forze, di aver avuto un ruolo nella scomparsa di sua figlia. Nel secondo interrogatorio pare che a Kate viene proposto un patteggiamento. Se confessa potrà uscire dal carcere al massimo entro 2 anni, ma anche qui Kate rispedirà al mittente tutte le accuse. Anche Jerry verrà interrogato per un tempo di circa 7 ore, ma anche lui negherà di aver avuto un ruolo nella scomparsa della loro figlia. La gente del posto però comincia a cambiare. E mentre avevano mostrato un'immensa pena per questa famiglia che aveva perso la figlia in un modo così terribile e avevano mostrato loro vicinanza, comincia a credere che forse loro c'entrino nella scomparsa della piccola Maddie e tutto quello che avevano provato per questa famiglia comincia a trasformarsi in odio, quasi a volerli cacciare dal loro paese, tanto che i McCain, devastati psicologicamente, decidono di far rientro in Gran Bretagna, a casa loro, per cercare di riportare una parvenza di normalità nella loro famiglia, soprattutto per il bene dei gemelli. Più avanti si verrà a scoprire qualcosa che cambierà definitivamente la situazione dei McCain. Innanzitutto la macchina che avevano affittato a Praia da Luz era stata affittata 2 settimane dopo la scomparsa di Maddie e il rapporto che gli agenti avevano rilasciato sul DNA della bambina era incompleto perché i campioni che avevano rilevato erano troppo piccoli e il DNA che era stato trovato poteva appartenere a chiunque della famiglia McCann. Ma perché, ci si è chiesto in molti, accusare questi genitori avendo in mano solo un test incompleto, avendo rilasciato solo le prime pagine di questo documento? E arrivano delle ipotesi. Forse la polizia ha voluto gettare fango su questa famiglia perché nella maggior parte dei casi della scomparsa dei bambini c'entrano i genitori o qualcuno di molto vicino ai bambini. Forse hanno voluto concentrare l'attenzione su di loro per non far concentrare l'attenzione che ci fosse un predatore sessuale, un pedofilo che stava girando per il Portogallo e quindi era una situazione negativa, fortemente negativa per il loro turismo. 2 avvistamenti saranno davvero particolari, amici, e seguitemi perché io li ho trovati davvero strani. La sera della scomparsa di Maddie, alle 22:45 circa, un uomo vede passare in auto una coppia che lui conosceva molto bene. Si stavano dirigendo verso il porto. In particolare la donna era una donna che aveva molto sofferto perché voleva tantissimo dei figli, ma purtroppo non era riuscita ad averli. Quello che colpì l'uomo
era che la donna ad un certo punto in auto si gira per guardare qualcosa sul sedile posteriore. Un'altra segnalazione venne fatta alle 6 del mattino. Un uomo che gestiva una piccola pizzeria si sta dirigendo al lavoro. È ancora buio fuori quando con i suoi fari abbaglia 2 persone che stanno attraversando la strada di corsa portando un bambino in braccio avvolto pare in un lenzuolo. Anche loro si stavano dirigendo verso il porto. Pensate che entrambe queste segnalazioni verranno prese in considerazione solo un anno dopo la scomparsa della piccola Maddie. Amici, riflettiamo su questi 2 avvistamenti. Io ho fatto un ragionamento. Potrebbero essere falsi entrambi, ovvero uno solo di questi. Perché? Gli orari innanzitutto. La coppia viene vista alle 22:45, quindi se pensiamo che la donna abbia qualcosa da nascondere perché si gira sul sedile posteriore, possiamo pensare che stia guardando qualcosa dietro, quindi Maddie potrebbe essere nel sedile posteriore alle 22:45. L'altro avvistamento è fatto alle 6 del mattino. Qualcuno sta forse portando Maddie verso il porto per consegnarla a qualcun altro, ma sono le 6 del mattino, quindi o sono entrambi falsi o uno di questi è vero, ma comunque verranno presi in considerazione solo molto tempo dopo, un anno. Un'altra cosa molto sospetta viene proprio alla luce da Kate. Mentre sta visionando alcuni mesi dopo le carte delle indagini eseguite dalla polizia portoghese, Kate trova la prenotazione che avevano fatto per il tavolo al tapas e una nota a fianco che dice che quel gruppo aveva prenotato quel tavolo, lo stesso tavolo, per tutta la settimana alle ore 20:30 perché lasciavano i figli in casa da soli. Questa è una cosa terribile, perché quel quaderno, Kate dice, che era visibile a tutti, quindi era visibile anche ad un probabile rapitore. Ma nel 2019 pare che ci sia una piccola svolta, perché i principali sospetti si concentrano su un uomo, il tedesco e pedofilo Martin Ney. Quest'uomo era in carcere già dal 2012 perché era stato condannato sulla base di prove di violenza sessuale e della morte di 3 bambini. Il profilo di quest'uomo corrisponderebbe ad un soggetto che era stato visto aggirarsi all'interno del resort proprio subito dopo la scomparsa della piccola Maddie. Martin Ney era conosciuto come l'uomo mascherato. Negli anni 90 aveva girato il Portogallo e pensate che lo chiamavano così perché si intrufolava nelle stanze dei bambini e si stendeva vicino a loro con al volto una mascherina chirurgica. L'uomo confessò in carcere un 4º omicidio. Ad un compagno di cella disse che aveva ucciso un ragazzino di 10 anni sparito da un campo scuola a Saint-Bréville-les-Pins nel 2004 e confessa anche di essere il responsabile di un altro rapimento di un altro bambino. Ma quando tutto sembra andare verso questa pista di Martin Ney, nel 2020 ne arriva un'altra. La Procura federale tedesca annuncia che un uomo tedesco di 43 anni, Christian Bruckner, corrisponderebbe perfettamente al profilo dell'uomo che era stato visto aggirarsi all'interno del resort la notte della scomparsa della piccola Maddie. L'uomo è in carcere perché ha stuprato una donna di 72 anni ed è detenuto anche per spaccio di stupefacenti. In passato è stato protagonista anche di abusi sessuali ed atti di pedofilia ed è ufficialmente sospettato di aver rapito ed ucciso la piccola Madeleine McCann. L'uomo visse in Portogallo, proprio nella regione dell'Algarve, tra il 1995 e il 2007. E si ipotizza che possa essere entrato in camera e avesse portato via la piccola Maddie dopo un tentativo di furto. Sembra che quest'uomo avesse operato diversi lavori di ristrutturazione o di riparazione all'interno del resort dove soggiornavano i McCann e in quella struttura era anche molto conosciuto. La notte della scomparsa della piccola Maddie
il cellulare di Bruckner prende una traccia proprio accanto all'appartamento, ad una distanza più o meno di circa 5 minuti. In passato si era parlato anche di una telefonata che Bruckner aveva ricevuto e si ipotizza che forse potrebbe essere stata la telefonata di un palo che gli comunicava quando Maddie fosse rimasta sola in camera durante quei turni di controllo. A lui vengono associati 2 numeri di telefono. Il primo numero pare che sia un numero che avrebbe chiamato lui. Il secondo è un numero che chiama Bruckner e con il quale sta al telefono per quasi un'ora. Quindi si ipotizza che ci sia una persona che possa essere un testimone chiave di questa storia. La fidanzata di Bruckner di quel tempo, una donna inglese, ricorda che alla vigilia della scomparsa della piccola Maddie, Bruckner gli riferì che aveva qualcosa da fare che gli avrebbe cambiato la vita per sempre e che non l'avrebbe rivisto per un po' di tempo. Difatti, subito dopo scompare per sempre. Il procuratore tedesco Christian Wolter dichiara di non avere dubbi sul fatto che Maddie sia stata rapita ed uccisa da Christian Bruckner e di avere finalmente delle prove concrete per inchiodarlo. La mattina del 28 settembre del 2018, Christian Bruckner, ufficialmente senza fissa dimora, si presenta al consolato tedesco di via Solferino a Milano, a pochi passi dalla sede del Corriere della Sera, per denunciare lo smarrimento del suo passaporto. Ma lì, amici, ad aspettarlo troverà le manette. Infatti, a sua sorpresa, si presenteranno a lui i carabinieri con un mandato di cattura europeo emesso 9 giorni prima dal tribunale di Flensburg in Germania. Infatti la polizia tedesca aveva la sensazione che Bruckner stesse trascorrendo la sua latitanza proprio in Italia, quando in realtà doveva scontare una pena di 6 anni e 10 mesi per traffico di droga. Ma l'anno scorso il procuratore Wolter ha purtroppo dichiarato che non ci sono ulteriori prove a carico di Bruckner e che sarà molto difficile portarlo in tribunale per la scomparsa di Maddie. Ma loro sono convinti del fatto che quella notte lui sia entrato nell'appartamento dei McCain per derubare e che abbia portato via la bambina a scopo di richiedere un riscatto o di venderla a qualcuno. Ma attestano un'altra ipotesi, che molto probabilmente in realtà Maddie sia morta proprio in Portogallo. Loro dicono di avere appunto delle prove concrete per incastrarlo, ma molto probabilmente non sono sufficienti queste prove per poterlo davvero inchiodare definitivamente. Bruckner è sospettato di altre violenze sessuali, pedofilia, sparizioni di bambini, ma la sua condanna definitiva arriva nel 2019, quando lui aveva stuprato quella turista di 72 anni e viene inchiodato proprio sulla base di prove del DNA e sconterà una pena di 7 anni, quindi Bruckner può uscire dal carcere nel 2026. Ma amici, quello che ho letto su di lui basterebbe veramente a prendere la chiave della sua cella e farla sparire per sempre, perché al di là del suo reale coinvolgimento nella scomparsa della piccola Maddie è il suo passato a dipingerlo come quello che è: un criminale, un malvivente, uno stupratore, un pedofilo. E questo ce lo racconta la sua terrificante fedina penale. Ma le autorità tedesche continuano a credere alla sua colpevolezza nel caso di Maddie McCain e pensano che ci siano anche delle persone che possano averlo aiutato o che possano comunque sapere qualcosa, ed è stato chiesto incessantemente a queste persone di farsi avanti. Nel corso di questi anni, dal 2007 ad oggi, si sono susseguite diverse false piste e anche depistaggi su questo caso. I genitori di Maddie furono criticati duramente nel corso degli anni dai media e dalla gente. Per qualcuno risultavano troppo freddi, troppo lucidi, per altri troppo emotivi. Furono ricoperti di insulti sui social media.
perché quella notte quei genitori avevano senz'altro commesso una leggerezza, un errore, ma pensavano di essere al sicuro in un luogo ben protetto. Nel Regno Unito questo caso resta ancora aperto e i genitori di Maddie sono convinti che sia ancora viva e sperano sempre di poterla riabbracciare. Non si sono mai arresi, hanno sempre lottato e continuano a lottare per cercarla. Su Netflix c'è una docuserie proprio su Maddie McCann che ripercorre tutte le tappe di questa storia. Sono 8 puntate da circa un'ora l'uno e lascia in piedi uno scenario ottimista, facendo pensare che Maddie possa essere stata venduta ad una famiglia di milionari che erano desiderosi di crescere una bambina che loro non avevano potuto avere. Intervistato anche l'investigatore privato della famiglia, dichiara che per lui ci sono solo 2 ipotesi: o Maddie è stata rapita da una persona sola oppure da un gruppo di persone. Secondo le agenzie umanitarie, ogni anno nel mondo viene segnalata la scomparsa di 1 milione di bambini. 250.000 solo in Europa. Si fa un calcolo veramente terrificante che ogni 2 minuti sparisca un bambino. Solitamente nella maggior parte dei casi vengono rapiti o portati via dai genitori o comunque di qualcuno molto vicino ai bambini. Ma non finisce qui, perché voglio raccontarvi un'altra notizia che mi ha lasciato un po' perplessa. Sicuramente molti di voi questa storia già la conosceranno ed è legata proprio alla piccola Maddie. Nel febbraio del 2022 Julia, una ragazza di 21 anni che vive in Polonia, afferma di essere Maddie McCann. Ne è convinta, porta foto, prove. Dice che della sua infanzia non ricorda nulla e si insospettisce perché dice che i suoi genitori non rispondono ad alcune domande che lei avrebbe posto in merito. Tutto inizia da un profilo Instagram dal nome inequivocabile: I am Madeleine McCann, aiutatemi, io credo di essere Maddie McCann. Giulia, che ha 21 anni, crede che la sua età sia falsa, poiché Maddie oggi avrebbe 19 anni. Dice di essersi insospettita dopo un commento della nonna sulla vicenda proprio della piccola Maddie. Giulia, come prove, porta delle foto sue da piccola che dice essere sicura somigliano tantissimo alla piccola Maddie. Ha delle lentiggini sulle gambe proprio come la bimba scomparsa e chiede incessantemente di fare il test del DNA, rivolgendosi anche ai genitori di Madeleine McCann. Aggiunge anche che Regno Unito e Polonia la stiano ignorando, ma lei continuerà a raccontare la sua storia sui social. La prova più importante che porta Giulia è la caratteristica del suo occhio, molto simile a quello di Maddie, solo che nel caso di Giulia questo scomparirebbe ogni anno per poi ritornare. A collegare le 2 ragazze ci sarebbe anche la stessa voglia sulla gamba, questo a detta di Giulia. Dice anche di aver subito degli abusi sessuali da parte del pedofilo Martin Ney, uno tra i primi che fu sospettato del rapimento della piccola Maddie, ma che fu poi scagionato. Sulla sua convinzione, Giulia dice anche di non avere nulla della sua infanzia, cartelle cliniche della gravidanza della mamma, e questa cosa l'ha portata sempre di più a convincersi del fatto che sia proprio Maddie McCann. Ma nonostante la somiglianza, Giulia su quello che racconta fa emergere dei dubbi. Prima di tutto l'età, perché lei ha 21 anni e Maddie ne ha 19, qui lei dice che la sua età potrebbe essere falsata, ma si scopre che mentre Maddie veniva rapita, Giulia avrebbe frequentato un asilo in Polonia. Qui però lei racconta che la sua maestra d'asilo le avrebbe confessato che lei avrebbe frequentato la scuola da settembre 2007 a luglio 2008. Ma dall'altra parte abbiamo la famiglia di Giulia che si ritiene scioccata da tutto questo e pubblicano un post su un gruppo Facebook di persone scomparse dicendo che Giulia sta mentendo,
che loro sono i genitori, che ci sarebbero degli zii, dei fratelli, c'è una famiglia dietro a questa ragazza, ci sono foto della sua infanzia, c'è il certificato di nascita, ci sono cartelle cliniche inerenti anche alla gravidanza. Tutte cose che Julia avrebbe in suo possesso. In ultimo, poco tempo fa arriva la smentita della polizia polacca che dice che appunto Julia Wendel non può essere Maddie McCann, e contraddicono su tutta la linea la storia che racconta la ragazza. Da quando Julia è uscita allo scoperto, viene seguita sui social da oltre 1 milione di follower. I genitori, che si dichiarano devastati da tutta questa situazione, dichiarano che Julia voleva fare la cantante o la modella, che in qualche modo voleva diventare popolare. In ogni caso, né la polizia di Londra né la squadra investigativa privata dei McCann ha rilasciato delle dichiarazioni in merito a quello che sostiene Julia. Hanno solo dichiarato che le indagini sulla scomparsa di Maddie stanno ancora tutt'oggi proseguendo. I genitori di Maddie, che oggi hanno 54 anni, mentre i loro figli Sean ed Emily hanno 17 anni, si dichiarano aperti a seguire tutte le piste, quindi sarebbero intenzionati anche ad effettuare un test del DNA, perché se quello che Julia dice è vero, allora ci sarebbe un'alta probabilità che veramente questa ragazza possa essere Maddie. Amici, siamo arrivati al termine di questo video, di questa terribile storia, ancora oggi avvolta nel mistero. Quando nel 2007 scomparve Maddie McCann, io non ero ancora mamma, ma mi ricordo benissimo di questo caso. Ricordo l'angoscia che provai per questa bambina che non si trovava da nessuna parte, il terrore e la tristezza che provavo nei confronti di questi genitori. Quando poi si mise in dubbio la veridicità di quello che dicevano i genitori di Maddie, si provò a capire se veramente c'entrassero qualcosa. Io non ho mai pensato questo, perché secondo me non c'era proprio un motivo per pensare, secondo me, una cosa del genere, portare la bambina lì e dargli dei sonniferi per farla dormire. No, questo non l'ho mai pensato. Io ricordo tantissimo che di lì a poco poi sarei diventata mamma, e questa cosa mi aveva talmente traumatizzato, questa storia, che io me la portai avanti nel tempo. Difatti non lasciai mai mio figlio da solo per fare nulla, mai lasciato solo. Ovviamente non siamo qui per giudicare nessuno, tantomeno io. Il prezzo che hanno pagato questi genitori per l'errore che hanno commesso è stato enorme, e sicuramente i rimorsi che li accompagnano ogni giorno sono davvero terribili. Sicuramente aver pensato di trovarsi in un luogo sicuro e protetto e di lasciare i bambini da soli in stanza è stata davvero una leggerezza che appunto hanno pagato a caro prezzo. Ma quanto ha pagato questa bambina? Che fine ha fatto la piccola Maddie? Io non ho mai pensato che i genitori fossero appunto gli artefici di questa scomparsa. Io spero davvero che ci sia qualcuno che conosca la verità su questa storia, e se esiste questo qualcuno è ora che si faccia avanti e che dia la verità a questa famiglia, che dia la verità al mondo intero. Mi auguro davvero con tutto il cuore che lì fuori ci sia Maddie McCann e che presto venga ritrovata e che possa finalmente riabbracciare la sua famiglia. Amici, se avessi dovuto riportare tutto su questo caso non sarebbero bastati giorni e giorni interi, perché le informazioni che ci sono su Maddie McCann sono davvero milioni. È uno dei casi più complessi di cui io abbia mai letto. Fatemi sapere voi cosa ne pensate di questo caso nei commenti. Io su Julia non mi voglio esprimere, ho raccontato la sua storia perché mi sembrava giusto farlo, dato che è pieno internet di notizie su questa storia di questa ragazza. Dico solo che
Giulia potrebbe essersi davvero convinta del fatto che possa essere Maddie, ma solo il test del DNA potrà sollevare ogni dubbio. Amici, siamo arrivati davvero al termine di questo viaggio. Vi ringrazio per avermi seguito fino alla fine. Mi raccomando, se questo video vi è piaciuto lasciatemi un like e non dimenticatevi di iscrivervi al canale e attivate anche la campanellina perché resterete così aggiornati sui miei prossimi video del venerdì. Io vi mando un bacio grande e vi aspetto venerdì per il prossimo video. Ciao amici!